Lezione 1. Accogliere la diversità culturale. Non vedo l'ora di immergermi in culture diverse. Sarà un'esperienza meravigliosa. Viaggiare può insegnarci tantissimo. Assolutamente sì. Ogni cultura offre tradizioni e pratiche uniche. Hai in mente dei paesi specifici in cui viaggiare? Ho sempre desiderato visitare il Giappone. Le loro usanze sono affascinanti. Sembra incredibile. Le cerimonie del tè e le feste dei fiori di ciliegio sono mozzafiato. Esatto. Mi piacerebbe molto sperimentare il loro approccio unico all'ospitalità. A proposito di ospitalità, la cultura marocchina mi interessa. Hai mai sentito parlare della loro cucina? Sì. Le spezie e i sapori sono ricchi e aromatici. Il tagine sembra delizioso. Riesco quasi a sentirne il sapore. Condividere i pasti è una parte fondamentale della loro cultura. Sono d'accordo. Il cibo unisce davvero le persone. E le culture latinoamericane? Oh, adoro la vivacità dell'America Latina. Le feste sono così colorate e vivaci. Sì. La musica, la danza e lo spirito di comunità sono contagiosi. Una volta ho partecipato a un festival di salsa ed è stato indimenticabile. Deve essere stato divertente. Imparare a ballare è un ottimo modo per entrare in contatto con una cultura. Assolutamente. Credo che l'immersione culturale ci aiuti a capirci meglio. Certo. Viaggiare apre la nostra mente e il nostro cuore a prospettive diverse. Spero che un giorno potremo viaggiare insieme. Sarebbe un'avventura. Sembra fantastico. Immagina quanti ricordi creeremmo. Sì, facciamo una lista di tutti i posti che vogliamo visitare. Ottima idea. Il mondo è pieno di esperienze che ci aspettano. Lezione 2. Sognando il Sud America. Sei mai stato in Sud America? No, non ne ho ancora avuto l'occasione, ma mi piacerebbe molto andarci. È un continente affascinante e molto diversificato. Assolutamente sì. Ho sempre desiderato esplorare la foresta pluviale amazzonica. L'Amazzonia è incredibile. La fauna selvatica lì non ha uguali sulla Terra. Sì, immagino che avvistare uccelli esotici e altri animali debba essere emozionante. Assolutamente sì. Una volta ho fatto un tour ed è stata un'esperienza indimenticabile. Sembra fantastico. Qual è stato il momento clou del tuo viaggio? Vedere un delfino rosa di fiume è stato indimenticabile. Sono così giocosi. Un delfino rosa di fiume? Ecco, questo sì che è qualcosa che devo assolutamente vedere. Dovresti assolutamente aggiungerlo alla tua lista di viaggi. Cos'altro ti interessa del Sud America? Non vedo l'ora di visitare Machu Picchu. La storia e l'architettura sono meravigliose. Machu Picchu è mozzafiato. Anche la camminata per arrivarci è un'avventura. Ho sentito dire che la vista dall'alto è spettacolare. Davvero. Ti senti come se fossi al settimo cielo. Devo iniziare a pianificare il mio viaggio. Hai qualche consiglio di viaggio?
Consiglio di imparare qualche frase di base in spagnolo. Aiuta a entrare in contatto con la gente del posto. Ottimo consiglio! Dovrei rinfrescare la mia conoscenza dello spagnolo. E non dimenticate di provare i piatti tipici locali. Ogni regione ha i suoi sapori unici. Non vedo l'ora. Per me il cibo è una parte importante dell'esperienza di viaggio. Certamente. Ogni pasto racconta una storia sulla cultura locale. L'idea di visitare il Sud America mi entusiasma sempre di più. Dovresti farlo. È un'avventura piena di bellezza e meraviglia. Lezione 3. Prepararsi per una giornata divertente. Dovremmo portare anche della crema solare e uno spray anti-insetti. Ottima idea! Non voglio scottarmi durante la nostra giornata in spiaggia. Esatto. L'ultima volta ho dimenticato la crema solare e sono finita per sembrare una ragosta. Deve essere stato sgradevole. Quanto tempo ci è voluto per guarire? Pochi giorni, purtroppo. Lezione imparata. Questa volta mi assicurerò di portare con me abbastanza crema solare per entrambi. Ottimo. Quale fattore di protezione solare preferisci di solito? Di solito uso una protezione solare SPF 50. Meglio prevenire che curare. Allora potrei aver bisogno di prenderne in prestito qualcuno. Tendo a dimenticare di rifare la domanda. Nessun problema. Ricordamelo quando siamo in spiaggia. Lo farò. E l'insetticida? Quelle fastidiose zanzare possono essere implacabili. Lo so, consiglio un repellente naturale. È efficace e ha un buon profumo. Hai ragione. Preferirei evitare gli spray chimici se possibile. Certamente. Dovremmo anche portare delle bevande rinfrescanti per rimanere idratati. Che ne dite di preparare un po' di acqua aromatizzata? Può essere fruttata e deliziosa. Sembra fantastico. Possiamo usare fragole e menta per un tocco rinfrescante. Ora non vedo l'ora che arrivi la nostra giornata in spiaggia. Sembra perfetto. Anch'io. Sole, snack e bevande rinfrescanti. Cosa potremmo volere di più? Niente di niente. Pianifichiamo di arrivare presto per assicurarci un buon posto. Ottima idea. Stasera comincerò a fare i bagagli per essere sicuro di avere tutto. Perfetto. La nostra avventura in spiaggia sarà fantastica. Cancelletto, cancelletto, cancelletto contesto. Lezione 4. Consigli per la spesa. Credo che dovremmo aggiungere le bibite gassate alla nostra lista della spesa. Ottima idea. Hai in mente un gusto specifico? Io propendo per la cola. È una scelta classica. Anche a me piace la cola, ma ogni tanto mi piace anche provare nuovi gusti. Ottima osservazione. Potremmo trovare qualcosa di unico oggi. Certamente. Diamo un'occhiata al reparto bevande e vediamo cosa offrono. Ah, già che ci siamo, non dimenticate di controllare se abbiamo bisogno di qualche spuntino. Ottima idea. Che tipo di snack preferisci? Di solito mi piacciono le patatine o i popcorn. Sono ottimi per le serate cinema. Adoro i popcorn. Sono leggeri e perfetti da condividere.
Adesso mi è venuta voglia di popcorn. Li aggiungiamo alla lista? Sì, proviamoci. Dovremmo anche considerare opzioni salutari. Vero. La frutta secca e quella secca possono essere una scelta nutriente. Sembra delizioso. Sono anche facili da sgranocchiare mentre lavoriamo. Esatto. È tutta una questione di equilibrio, giusto? Sì, gustare i nostri piatti preferiti senza rinunciare alla salute è fondamentale. Dovremmo anche controllare se abbiamo bisogno di bevande per il fine settimana. Ottima idea. Credo che inviteremo degli amici per una riunione. Perfetto. Andiamo a prendere anche dell'acqua frizzante. Che scelta rinfrescante. Può essere una buona alternativa alle bibite gassate. Mi piace. Il passo successivo è trovare i prezzi migliori. Sì, risparmiare mentre si fa shopping rende tutto più piacevole. Rendiamo questa spesa divertente e produttiva. Lezione 5. Il linguaggio della scienza. Trovo affascinante che la maggior parte delle parole scientifiche e tecniche derivino da lingue antiche. Sì, il latino e il greco hanno profondamente influenzato il vocabolario che utilizziamo oggi. Prendiamo ad esempio la parola biologia. Deriva dalle parole greche bios, che significa vita, e logia, che significa studio. Esatto. È incredibile come queste lingue antiche abbiano plasmato la nostra comprensione della scienza. Un altro esempio è la parola fisica, anch'essa di origine greca. Mi piace tantissimo. Il modo in cui la lingua si evolve nel tempo è davvero affascinante. Pensi che aiuti ad apprendere concetti scientifici? Assolutamente sì. Conoscere le radici può rendere più facili da ricordare i termini complessi. È come decifrare un linguaggio segreto. Sì, Mi piace spesso scoprire il significato nascosto dietro parole sconosciute. Hai notato quanti termini medici derivano dal latino? sì, termini come cardiologia e neurologia ne sono esempi perfetti. Queste radici aiutano i professionisti a comunicare in modo chiaro nei loro campi. La comunicazione è essenziale, soprattutto in settori come la medicina e la scienza. Credo che studiare queste origini possa dare agli studenti maggiore sicurezza nei loro studi. Sono d'accordo. Certamente demistificherebbe alcuni dei termini più scoraggianti. Forse dovremmo includere qualche esempio interessante nella nostra presentazione. Ottima idea. Renderebbe l'argomento più coinvolgente per il nostro pubblico. Raccoglierò altri esempi di parole con le loro radici e i loro significati. E creerò alcuni elementi visivi per illustrare meglio i nostri punti. Insieme renderemo questa presentazione istruttiva e divertente. Lezione 6. Pianificare un viaggio a Londra. Quando andremo a Londra, preferirei una posizione centrale, vicina ai trasporti pubblici. Sembra una scelta intelligente. Renderebbe gli spostamenti molto più facili. Esatto. I trasporti pubblici a Londra sono eccellenti. La metropolitana è comodissima. Ho sentito dire che nelle ore di punta può essere parecchio affollato. Vero, ma fa parte dell'esperienza.
In più, possiamo evitare il traffico. Sì, ci darà più tempo per esplorare la città. Quali zone hai in mente? Penso che soggiornare in zone come Covent Garden o So sarebbe perfetto. Queste zone sono vivaci e piene di attività. Inoltre, sono vicini a molte attrazioni popolari. Pensi che dovremmo cercare un hotel o un appartamento in affitto? Un appartamento potrebbe offrirci un'esperienza più locale. Giusto. Ci sentiremmo come se fossimo a casa, anche se solo per un breve periodo. Esatto. E potremmo anche cucinare qualche pasto, se volessimo. Cucinare può essere un ottimo modo per risparmiare denaro quando si viaggia. Cosa c'è nella tua lista di cose da visitare assolutamente durante la nostra visita? Sicuramente il British Museum. Voglio vedere la stele di Rosetta. È affascinante. Voglio anche visitare la Torre di Londra. I siti storici sono davvero affascinanti. E non dimenticate Buckingham Palace. Il cambio della guardia è un evento imperdibile. Non vedo l'ora. Sarà uno spettacolo spettacolare. Cerchiamo di finalizzare al più presto la nostra sistemazione. Dobbiamo assicurarci di essere vicini a tutte queste perle. Assolutamente sì. Prima prenotiamo, prima saremo preparati per la nostra avventura. Non vedo l'ora di esplorare Londra insieme. Sarà un viaggio indimenticabile. Lezione 7. Bilanciare il tempo trascorso davanti allo schermo. Penso che dovremmo iniziare a ridurre il tempo che trascorriamo davanti allo schermo. Ottima idea. Ho notato quanto tempo passo al telefono. Sì. A volte perdo la cognizione del tempo mentre scorro i social media. Può essere piuttosto distraente. Cosa suggeriresti di fare invece? Potremmo stabilire orari specifici per l'utilizzo dei nostri dispositivi e rispettarli. Sembra ragionevole. Potremmo usare quel tempo extra per i nostri hobby. Esatto. Mi piacerebbe molto leggere più libri. Leggere è una meravigliosa evasione. Ho una pila di libri che mi aspetta. Potremmo anche provare nuove attività all'aria aperta. L'aria fresca può fare miracoli. Assolutamente sì. Fare passeggiate nella natura può essere sia rinfrescante che divertente. Possiamo anche invitare gli amici a unirsi a noi. Socializzare senza schermi può essere piacevole. Sarebbe fantastico. Giochi da tavolo o attività di gruppo sarebbero divertenti. Esatto. Inoltre, favorisce legami autentici. Credo che passare meno tempo davanti agli schermi possa migliorare la nostra salute mentale. Verissimo. Ci permette di concentrarci sui nostri pensieri e sentimenti. Forse potremmo condividere i nostri progressi e incoraggiarci a vicenda lungo il cammino. Ottima idea. La responsabilità può aiutarci a mantenere l'impegno. Per iniziare, stabiliamo un giorno della settimana senza schermi. Mi piace tantissimo. Che l'avventura di ridurre il tempo trascorso davanti allo schermo abbia inizio. Lezione 8. Routine serali. Non appena indosso il pigiama, mi sento pronta a rilassarmi. Capisco. C'è qualcosa di confortante nell'indossare abiti comodi.
Hai una routine serale regolare prima di andare a letto? Sì, di solito vado a letto alle 9. Mi aiuta a svegliarmi riposato. È un bel momento. Anch'io cerco di attenermi a un programma. Come ti prepari per dormire? Inizio lavandomi i denti. L'igiene orale è importante, soprattutto prima di andare a letto. Assolutamente sì. Mi impegno anche a usare il filo interdentale. Usare il filo interdentale può richiedere parecchio tempo, ma ne vale la pena. Sì, Mi sento realizzata quando ho completato la mia routine dentistica. Cosa fai dopo esserti lavato i denti? Spesso leggo un libro per rilassarmi. Mi dà un'atmosfera rilassante. Sembra un ottimo modo per evadere un po'. Cosa ti piace leggere? Adoro la narrativa. mi trasporta in un altro mondo. Preferisco la saggistica. Imparare qualcosa di nuovo prima di andare a letto mi rende produttivo. Questo sì che è un approccio intelligente. Ma ti capita mai di avere difficoltà a mettere giù il libro? A volte. Mi ci immergo così tanto che perdo la cognizione del tempo. Lo vedo già. Che approccio emozionante all'ora di andare a letto. Come controlli il tempo che dedichi alla lettura per assicurarti di dormire a sufficienza? Ho impostato un timer. Mi aiuta a rispettare la mia routine della buonanotte. Ottima strategia. Dovrei provarla. Certamente. Una serata ben pianificata può portare a una notte più riposante. D'accordo. Assicuriamoci entrambi di dare priorità alla nostra routine serale. Lezione 9. Storie di famiglia in riva all'oceano. È stato meraviglioso far visita a tuo figlio e al suo nipotino lo scorso fine settimana. Sì, lo è stato davvero. Mi piace trascorrere il tempo con la famiglia in riva all'oceano. Capisco perché. La vista da casa loro è mozzafiato. Assolutamente. Potevamo sentire il rumore delle onde attraverso le finestre aperte. Crea un'atmosfera così rilassante. Potrei starci seduto tutto il giorno. Anch'io. Non c'è niente di paragonabile al suono dell'oceano. Hai notato quanto il nipote ama la spiaggia? Sì, era così entusiasta di costruire castelli di sabbia. Il suo entusiasmo era contagioso. Guardarlo mi ha fatto sentire di nuovo bambino. Esatto, era così orgoglioso delle sue creazioni. Ricordo la gioia di giocare nella sabbia con i miei fratelli. Quei ricordi d'infanzia sono preziosi. Dovremmo portarlo in spiaggia più spesso. È un modo meraviglioso per creare un legame. Sono completamente d'accordo. Le gite in spiaggia creano ricordi indelebili. E possono anche imparare molto sulla natura. Per non parlare del divertimento di tuffarsi tra le onde. Assolutamente. Forse potremmo organizzare presto una giornata in spiaggia con la famiglia. Sembra un'idea eccellente. Invitiamo tutti. Sì, possiamo preparare un picnic e goderci insieme il sole. Riesco già a immaginare le risate e la gioia. Famiglia, mare e buon cibo, cosa potremmo chiedere di più?
Lezione 10. Adottare uno stile di vita sano. Sì, è stato fantastico. Mi sento molto più sano e più energico. È meraviglioso sentirlo. Quali cambiamenti hai apportato alla tua routine? Ho iniziato a fare regolarmente attività fisica e a mangiare più cibi integrali. Sembra efficace. Che tipo di esercizio ti piace di più? Ho iniziato a fare jogging la mattina. Mi dà la carica per affrontare la giornata. Correre è fantastico. Hai un percorso preferito? Nelle vicinanze c'è un bellissimo parco con viste panoramiche, che rende l'esperienza piacevole. Immagino. La natura ha il potere di migliorare il nostro umore. Esatto. Ho iniziato a notare anche le piccole cose mentre facevo jogging. Che bella mentalità! Essere presenti nel momento è davvero importante. E tu? Quali cambiamenti hai apportato alla tua salute? Mi sono concentrato sulla preparazione dei pasti per assicurarmi di mangiare pasti sani durante la settimana. Questa è un'ottima strategia. Fa risparmiare tempo e aiuta a evitare scelte poco salutari. Sì, in più, posso sperimentare nuove ricette. Cucinare è diventato un hobby divertente. Cucinare può essere molto creativo. Qual è la tua ricetta preferita finora? Ho preparato una deliziosa insalata di quinoa con verdure arrostite. È stata un successo. Mi piacerebbe molto provarlo. Potresti condividere la ricetta con me? Assolutamente. Te lo manderò. Mangiare sano può essere delizioso. Esatto. Si tratta di trovare cibo che nutre e allo stesso tempo soddisfi. Grazie a questi cambiamenti mi sento più energico durante il giorno. È sorprendente quanto la salute influisca sul nostro benessere generale. Continuiamo a incoraggiarci a vicenda in questo percorso verso la salute. Certamente. Insieme possiamo raggiungere i nostri obiettivi e festeggiare i nostri progressi. Lezione 11. Il potere del diario. Hai mai pensato di tenere un diario? Sì, l'ho fatto. Ho tenuto un diario dei miei pensieri e sentimenti per diversi mesi. Fantastico! Come ti è sembrato? È stato davvero illuminante. Scrivere mi aiuta a elaborare le mie emozioni. Lo capisco. A volte mettere i pensieri su carta sembra terapeutico. Assolutamente. Trovo che mi aiuti anche a chiarire i miei obiettivi e le mie aspirazioni. Questo è un approccio intelligente. Può fornire una mappa per la crescita personale. Tieni regolarmente un diario? Ci provo. Lo trovo rilassante. È bello riflettere alla fine della giornata. Preferisco scrivere al mattino, quando ho la mente fresca. È un momento interessante. Hai una routine specifica? Sì, dedico qualche minuto a meditare prima di iniziare a scrivere. Meditare prima sembra rigenerante. Potrebbe aiutarti a concentrarti meglio sulla scrittura del diario. Davvero? Spesso scrivo dei miei sogni per la giornata che mi aspetta. Che ispirazione! Di solito scrivo le cose per cui sono grato.
Tenere un diario della gratitudine è potente. Cambia la tua prospettiva in modo positivo. Sono completamente d'accordo. Noto che mi solleva l'umore. Hai mai rivisto le tue vecchie voci? Sì, è vero. È affascinante vedere quanto sono cresciuto. Mi sento allo stesso modo. Mi ricorda tutto quello che ho realizzato. Forse dovremmo creare insieme una sfida di scrittura di un diario. È un'idea fantastica. Potrebbe aiutarci a rimanere motivati. Fissiamoci degli obiettivi e condividiamo regolarmente i nostri progressi. Lezione 12. Piani per la cena. A che ora vorresti cenare stasera? Verso le 19, se possibile. Per te va bene? Certo. Le 19 sono perfette. Non vedo l'ora. Meraviglioso. Ho voglia di cibo italiano. E tu? L'italiano sembra delizioso. Mi andrebbe un po' di pasta adesso. Ottima scelta. Hai un piatto preferito? Adoro le fettuccine Alfredo. Sono cremose e confortanti. Sembra delizioso. Preferisco qualcosa di un po' piccante, come l'arrabbiata. Ottima scelta. L'equilibrio dei sapori nell'arrabbiata è fantastico. Vogliamo ordinare anche un antipasto? Magari una bruschetta? Sì. La bruschetta è sempre un successo. Dà il tono al pasto. Certo che sì. Mi piace anche la croccantezza del pane tostato. Pensi che dovremmo abbinare il nostro pasto a del vino? Sembra delizioso. Un buon rosso si sposa benissimo con la pasta. Sono d'accordo. Un buon vino può rendere l'esperienza culinaria ancora più speciale. Hai provato la selezione di vini qui? Cosa mi consigli? Ho sentito dire che il loro Chianti è eccellente. Si abbina bene ai piatti della cucina italiana. Allora ordiniamone una bottiglia. Un'aggiunta perfetta alla nostra cena. Sono emozionato. Questa serata si preannuncia memorabile. Davvero? Ottimo cibo e compagnia meravigliosa sono le combinazioni migliori. Brindiamo a una cena deliziosa. Lezione 13. Alla scoperta delle prelibatezze locali. Ho sempre voluto provare altri ristoranti di pesce locali. Assolutamente sì. Ho sentito dire che il pesce in questa zona è eccezionale. Sì. Il pesce fresco e i crostacei pescati ogni giorno sono ciò che lo rende speciale. Hai provato il posto vicino al porto turistico? Ne ho sentito parlare molto bene. Non ancora, ma l'ho messo in lista. La loro zuppa di vongole dovrebbe essere fantastica. Adoro la zuppa di vongole. È così cremosa e confortante. Esatto. Lo preferisco con la pancetta croccante. La croccantezza aggiunge un tocco speciale. Sembra delizioso. Qual è il tuo piatto di pesce preferito? Io adoro i tacos con gamberi alla griglia. Sono un'esplosione di sapore. Che buoni! Mi piacciono i tacos di pesce con salsa fresca e avocado.
Che combinazione perfetta! Dovremmo assolutamente andare insieme in quel ristorante. Sì, voglio provare anche le tortine di granchio. Ho sentito dire che sono divine. Potrebbe essere una divertente degustazione. Potremmo ordinare più piatti da condividere. Adoro condividere i pasti. È un modo delizioso per assaporare sapori diversi. Esatto. E poi, l'esperienza culinaria è davvero deliziosa. E il dessert? Non possiamo dimenticarcelo. Certo. Una torta al lime sarebbe perfetta per concludere un pasto a base di pesce. Non potrei essere più d'accordo. L'acidità del lime è davvero rinfrescante dopo un pasto abbondante. Pianifichiamo di andare presto al ristorante. Non vedo l'ora. Lezione 14. Comprendere la riforma. Trovo affascinante il modo in cui la Chiesa credeva che i sacerdoti dovessero interpretare la Bibbia per il popolo. Sì, nei decenni successivi a Lutero, questa convinzione incontrò notevoli difficoltà. Martin Lutero sosteneva che gli individui dovessero interpretare la Bibbia da soli. Esatto. Le sue idee hanno dato il via a un movimento verso la fede e l'interpretazione personale. All'epoca era una cosa rivoluzionaria. Le persone avevano il potere di mettere in discussione l'autorità. Assolutamente sì. Questo cambiamento ha permesso ai laici di impegnarsi nella propria fede a un livello più profondo. Credi che questo cambiamento abbia portato a maggiori divisioni all'interno del cristianesimo? Sì, credo di sì. Da lì nacquero molte confessioni diverse. Ogni gruppo aveva interpretazioni e pratiche uniche. È un sistema piuttosto complesso. Lo è. La diversità di credenze è una testimonianza dell'impatto del movimento. Mi chiedo come abbiano reagito i leader della Chiesa a questi cambiamenti. Spesso opponevano resistenza. Molti cercavano di mantenere il controllo sulle interpretazioni. Naturalmente. Perdere quel controllo deve essere stato un vero problema per loro. Certo, l'autorità del clero fu messa in discussione come mai prima. È interessante riflettere su come questi eventi abbiano plasmato il cristianesimo moderno. Certamente, le idee di Lutero gettarono le basi per la libertà religiosa. E ciò ha avuto implicazioni durature sulla società, anche oggi. Certamente, le persone continuano a cercare la propria strada per comprendere la fede. Mi piace discutere di argomenti come questo. Amplia le nostre prospettive. Anch'io. Capire la storia ci aiuta ad apprezzare il presente. Eccoci qui ad esplorare insieme altri argomenti storici. Lezione 15. Una giornata al centro comunitario. Ho notato che era solo un po' stanca. Sì, le è sembrata una giornata lunga. Stare con i bambini può essere estenuante. Ci accompagnò fino a una grande finestra dietro la quale c'erano tanti bambini. Mi è piaciuto il modo in cui ha indicato una culla con un neonato dentro. Quel piccolo era adorabile. È difficile non sorridere di fronte a tanta tenerezza. Sono d'accordo. È affascinante vedere come ogni bambino abbia la sua personalità. Sì. Alcuni erano molto curiosi, mentre altri dormivano tranquillamente.
Il contrasto è delizioso. I bambini possono portare tanta gioia. Assolutamente sì. Hai visto come il personale interagiva con i bambini? Sì, erano così gentili e premurosi. È chiaro che amano quello che fanno. Fa una differenza significativa nell'ambiente in cui vivono i bambini. Apprezzo il modo in cui creano uno spazio accogliente sia per i bambini che per i genitori. Certamente. Favorisce il senso di comunità, importante per le nuove famiglie. Parlando di comunità, pensi che dovremmo prendere in considerazione l'idea di fare volontariato più spesso? Credo che sarebbe meraviglioso. Dare una mano può essere molto gratificante. Inoltre, è un ottimo modo per incontrare nuove persone e imparare gli uni dagli altri. Esatto. E potremmo avere un impatto positivo su chi ci circonda. Pianifichiamo di tornare la prossima settimana. Mi piacerebbe molto rivedere i cuccioli. Sembra perfetto. Sarà fantastico partecipare. Lezione 16. Sognare le vacanze. Hai programmi per la tua prossima vacanza? Sì, Sto pensando di andare all'estero. Sembra entusiasmante. Hai in mente un paese specifico? Sto pensando all'Italia. la cultura e la cucina sono così affascinanti. L'Italia sarebbe fantastica. Ci sei già stato? No, non ci sono mai stato. Sogno di esplorare l'arte e l'architettura. Adorerai i musei e la splendida architettura. Spero di visitare il Colosseo e di ammirare le incredibili opere d'arte di Firenze. Questi sono posti imperdibili. Stai pensando di viaggiare da solo o in compagnia? Mi piacerebbe molto andarci con gli amici. Viaggiare insieme può essere molto divertente. Assolutamente sì. Le avventure condivise spesso creano i ricordi più belli. E tu? Hai in programma una vacanza? Sì, sto pensando di visitare il Giappone. Mi ha sempre affascinato. Il Giappone sembra incredibile. Cosa ti attrae di questo paese? Il mix di tradizione e modernità è intrigante. E poi, il cibo. Oh, il cibo. Sushi, ramen e tempura sono semplicemente paradisiaci. Esatto. Non vedo l'ora di immergermi nella cultura locale e di provare piatti autentici. Non perdetevi i templi e i giardini. La bellezza è straordinaria. Lo farò. La natura e la serenità sono parti essenziali dell'esperienza. Hai mai pensato di viaggiare con qualcuno? Potrei andare con un paio di amici che sono anche loro interessati al Giappone. Sembra perfetto. Viaggiare insieme rende l'avventura ancora più piacevole. D'accordo. Continuiamo a condividere i nostri piani di viaggio. Lezione 17. L'eredità della scienza. Sapevi che Pasteur ha fatto scoperte molto importanti in biologia e chimica? Sì, il suo contributo è stato rivoluzionario e ha avuto un impatto duraturo. Assolutamente. Il suo lavoro sulla teoria dei germi ha cambiato il nostro modo di comprendere le malattie. È affascinante. Ha contribuito a rivoluzionare la sanità pubblica.
Esatto. Le tecniche da lui sviluppate aiutarono anche nei processi di fermentazione. È vero, il suo lavoro ha influenzato in modo significativo l'industria della birra e quella lattiero-casearia. Sviluppò persino il processo di pastorizzazione. Esatto, previene il deterioramento e garantisce la sicurezza alimentare. Un risultato notevole. Riesci a immaginare quanto sarebbero diverse le nostre vite senza questo processo? È difficile da comprendere. Dobbiamo così tanto alle sue scoperte. Ammiro anche il modo in cui ha sottolineato l'importanza della sperimentazione scientifica. Sì, il suo approccio rigoroso ha gettato le basi per i moderni metodi scientifici. Ha dimostrato che la scienza può risolvere problemi del mondo reale. Che ispirazione! Non era solo uno scienziato, ma anche un sostenitore della salute pubblica. Ha reso la scienza davvero accessibile al pubblico. Apprezzo il modo in cui il suo lavoro incoraggia un approccio critico alla salute e all'igiene. Dovremmo mettere in evidenza i suoi contributi nella nostra prossima discussione o presentazione. Assolutamente sì! Unire la storia alla scienza rende l'argomento molto interessante. Raccogliamo più informazioni e prepariamo qualcosa di memorabile. Non vedo l'ora. Esplorare questi argomenti amplia la nostra conoscenza e il nostro apprezzamento. Ecco come imparare dal passato per migliorare il nostro futuro.